Amici di Moto.it, ciao a tutti per una nuova rubrica di Young Timer, le moto degli anni 90. Abbiamo iniziato con una fantastica Honda RC30, ve la ricordate, quella di Stick, poi siamo passati a tutt'altro genere con la R1150 GS, una Max Enduro BMW, l'ultima di Ghisa, e poi un'altra stradale, la Triumph Speed Triple col simpatico Guido Meda. Però c'è poco da fare, gli anni 90 sono stati gli anni d'oro delle moto sportive, moto che hanno segnato un'intera generazione di quarantenni, cinquantenni di oggi. Quindi torniamo a bomba sulle sportive di fine anni 90 e dell'inizio del 2000, moto strepitose che trovate qui alle nostre spalle. Eccole qua, iniziamo con la Yamaha R1 del 1998, la prima R1 a carburatori, fornita ancora da Stick. Ciao Stick! Poi passiamo al 99 con la Suzuki GSX 1003R, ma non era giusto neanche chiamarla così perché è semplicemente l'Hayabusa che ci ha fornito il gentilissimo lettore Marco. Grazie Marco. Grazie a voi. E poi passiamo all'anno ancora dopo, al 2000, con la Honda VTR SP1, conosciuta in America con una sigla molto più forte, RC51. L'Honda che interruppe il dominio Ducati nel mondiale Superbike perché è una bicilindrica, vinse 2 mondiali con Edwards e persino la 8 ore di Suzuka con un certo Valentino Rossi. Perché abbiamo scelto loro? Perché sono moto di rottura che hanno segnato quest'epoca. L'R1 98 perché arrivò in un momento in cui dominavano le 750 4 cilindri, molto leggere, agili e potenti, però con la potenza tutta in alto. Questa invece arrivò con 150 cavalli e una ciclistica molto agile che troviamo anche adesso nelle moto moderne, che però hanno in più l'elettronica. Giusto Stick? Tutto corretto? Sì. Grazie. La Hayabusa, bisogna soltanto dire una cosa di lei, è la moto di serie più veloce della storia perché arrivò nel 99. Hayabusa d'altra parte è un nome di un rapace giapponese e lei raggiungeva in quell'anno i 312 km/h, arrivava col tachimetro a fondo scala a quasi 350 all'ora. Dopo il 99 le 4 sorelle giapponesi decidono di mettere un freno a questa escalation di velocità, quindi lei fu l'unica nel 99 a raggiungere queste velocità e soltanto per questo merita di essere oggi con noi, anche se poi scopriremo con Marco che è una moto fantastica da utilizzare su strada. La VTR, prima non l'ho detto, è una delle pochissime moto HRC fatta dal reparto corse della Honda per vincere e lo fece subito nel 2000 con il mondiale di Colin Edwards che venne poi replicato nel 2002. Adesso però andiamo a provarle tutte e tre sul Passo Penice dove andiamo sempre con Moto.it e i nostri amici Marco e Stick potrebbero dire ma con queste prestazioni veramente esagerate il posto giusto per provarle in sicurezza è la pista. È verissimo? 150, 175 e 127 cavalli si sfruttano in sicurezza in pista, però bisogna anche aggiungere una cosa: queste sono moto ormai ventennali e sono bellissime da usare per il classico giretto domenicale o per l'uscita proprio per divertirsi, la bella guida senza esagerare. Per la pista ci sono moto più recenti con tanta elettronica in più di sicurezza, queste ce le godiamo come vere e proprie Young Timer. E adesso andiamo sul Penice e scopriamo come vanno in 3 puntate dedicate proprio a R1, Hayabusa e SP1. Ragazzi, eccoci in sella alla SP1, la Honda da Superbike che all'inizio degli anni 2000 interruppe lo strapotere Ducati nel mondiale Superbike con Colin Edwards, ma vinse anche la 8 ore di Suzuka, pensate un po', con Valentino Rossi. Questa è una moto da corsa omologata per uso stradale, una moto HRC, quindi vi dico subito che l'ergonomia mantiene fede a queste origini molto sportive. È caricatissima sul manubrio, ha le pedane molto alte ed è sicuramente scomoda per uso stradale. Tra l'altro adesso sono su un percorso di montagna abbastanza lento e qui emerge la maneggevolezza scarsa della Honda, ma questo era forse il suo unico limite perché d'altra parte la SP1 è fantastica nei tratti veloci dove ha un rigore direzionale, una stabilità che ancora oggi potrebbe fare gola a tante rivali più attuali. È un telaio molto solido, sospensioni Showa bene appunto per la guida sportiva, è un cambio che mantiene fede proprio a questo spirito, con una prima lunghissima che va modulata e con le altre marce tutte molto ravvicinate. Questo è perfetto per la guida più dinamica.
anche perché la frizione poi è molto morbida e asseconda la grande questo impianto, anche senza bisogno di un'assistenza elettronica alla scalata o a salire di rapporto. Vedete, curva lenta, è piuttosto impacciata, ma appena la strada si apre l'avantreno è una roccia. Tra l'altro il motore bicilindrico con la cascata di ingranaggi per la distribuzione ha una potenza non esplosiva di 127 cavalli, ma ha una coppia che ti tira fuori veramente in maniera impressionante dalle curve. Già a 4-5 mila giri spinge forte, sotto i 3000 è molto modulabile e regolare nel dosare la potenza. Adesso stiamo attenti ai limiti perché comunque è una moto da Superbike di 19 anni fa e va ancora fortissimo. Tra l'altro la misura delle gomme consente di montare anche oggi gomme attualissime, come nel mio caso le Metzeler M7 RR, che danno un ottimo appoggio e la rendono anche più maneggevole rispetto alle gomme che montava all'epoca. Vedete in questi curvoni come la moto anche sullo sconnesso rimane molto stabile. La frenata è tipicamente Honda. Questo cosa vuol dire? Che la potenza c'è, però per buttarla su strada sulle ruote bisogna pinzare con decisione e tirare molto forte i comandi. Di contro è molto modulabile su strada. I difetti dell'SP1 allora come oggi sono i consumi di benzina veramente esagerati e il calore d'estate del motore che quando si superano i 30 gradi è veramente insopportabile. Però ancora oggi questa è una moto bellissima da mettere in salotto, ma è ancora più bello usarla ancora oggi su strada perché regala emozioni a mani basse. Avete visto come va la mitica SP1 su un percorso stradale collinare sul Passo Penice, però questa moto nasceva per la pista, per il mondiale Superbike. Fu presentata nel 99 a EICMA ed entrò in produzione nel 2000. Vinse addirittura nel 2000 il primo anno in Superbike con Colin Edwards e replicò nel 2002 sempre con Colin Edwards e vinse anche 3 8 ore di Suzuka, la prima sempre nel 2000 con Valentino Rossi in coppia con Colin. Questa moto ha la sigla VTR 1000 SP1, però non va confusa assolutamente con la VTR 1000F perché hanno soltanto il 10% dei componenti in comune. Questa è una vera moto HRC con soluzioni studiate per correre ai massimi livelli. Innanzitutto il motore bicilindrico di 999 cc sviluppava 127 cavalli a 9400 giri, quindi non tantissimi cavalli, però considerate che era un motore fatto anche per essere affidabile e robustissimo su strada come da tradizione Honda, perché Honda poi aveva già preparato allora un kit HRC molto costoso che innalzava la potenza, pensate un po', a 170 cavalli. Il peso non è contenutissimo perché stiamo parlando di una moto che pesa 200 kg, vedremo poi un alleggerimento soltanto con la versione SP2, però era curata in tutti i dettagli, con sospensioni completamente regolabili, grosso impianto frenante bidisco ovviamente della Nissin con dischi da 320 mm e i carter motore addirittura già all'epoca erano in magnesio. Poi c'era il doppio silenziatore di scarico perché la SP1 era già omologata Euro 1 all'epoca ed era una moto biposto. In questo caso la vedete con il codone col suo coperchietto perché la sella veniva fornita e poteva essere montata in questa zona, però non era certo una moto fatta per andare in due. Altre soluzioni uniche riguardavano la ciclistica, con questo telaio bitrave veramente massiccio nel disegno e nella costruzione che ricordava quello della mitica NSR 500 da Gran Premio, e guardate poi il forcellone enorme con questa capriata di rigidimento. Però Massimo, seguimi, un altro elemento unico della SP1 era la presa d'aria nel frontale. Qui in mezzo ai due grandi fanali c'era una presa d'aria dinamica che attraversava il telaio. Questa fu la prima moto ad adottare una soluzione del genere, ma poi la vedremo diffondersi anche sulle moto sportive di larga produzione a partire proprio dall'anno 2000. Altre soluzioni inedite del motore riguardano la distribuzione, perché il bicilindrico, proprio come il precedente motore RC45, il mitico RC30, aveva la distribuzione a cascata di ingranaggi, questo per rendere ancora più preciso il lavoro delle valvole di aspirazione e di scarico. Di cose uniche la SP1 ne ha davvero tante. Guardate anche i radiatori laterali per il raffreddamento del motore, che avevano nella prima versione soltanto una ventola di raffreddamento qua a sinistra, mentre l'SP2, proprio per i problemi di surriscaldamento di cui vi ho parlato anche con la GoPro, disporrà di due ventole più piccole per raffreddare meglio il motore che era alimentato con l'iniezione elettronica con dei corpi farfallati giganteschi da 54 mm di diametro con 4 fori. Sulla versione SP2 arriveranno i diffusori con 12 fori per nebulizzare meglio la benzina e rendere la combustione più efficace. Questa moto
moto disponeva di 127 cavalli, l'SP2 che arriva nel 2003 farà salire la potenza di 5 cavalli, però i cavalli reali poi testati da diverse riviste dell'epoca dimostreranno come spesso l'SP1 a livello di potenza era addirittura in vantaggio. Il peso era di 200 kg a secco, quindi un peso molto importante, però avete visto anche che ciclistica solida aveva la VTR SP1, che era dotata tra l'altro di sospensioni Showa con la forcella completamente regolabile e ovviamente anche il mono. A livello poi di strumentazione era veramente avanti già all'epoca, perché guardate, disponeva di un cruscotto completamente digitale, con il contagiri a barre che ricorda vagamente quello delle Formula 1 degli anni 90, delle mitiche Honda di Ayrton Senna, poi col tachimetro, l'indicazione della temperatura del liquido refrigerante e la spia del carburante. Spia da tenere sotto controllo perché questa moto consumava veramente tanto e la riserva era molto piccola, e infatti sono rimasto anche a secco con la mia SP1. Adesso andiamo dal guru delle Honda per scoprire, se ci sono, quali erano i punti deboli meccanici della VTR SP1. Dopo l'Honda RC30, Roberto Tresoldi nel suo tempio fantastico, si vede già. Attenzione Roberto, l'SP1. Buongiorno Roberto. Ciao, buongiorno, grazie della visita. Grazie a te. E Roberto, prima di partire con i punti deboli e i punti forti, visto che tu sei il guru delle Honda, raccontaci perché la Honda ha fatto questa moto qua strana. Honda ha una tradizione fortissima nelle 4 cilindri e poi è arrivata nel 2000 con l'SP1. Allora, alla fine degli anni 2000, nel mondiale Superbike, Ducati dettava legge, chiaramente, avendo vinto 8 campionati su 12 corsi, e Honda solo ne vinse 3, con la, chiamiamola vecchia, RC45. Alla fine di quegli anni decisero di, tra virgolette, sfidare la Ducati sul loro piano, presentando o comunque facendo una moto di produzione per poi usarla nel mondiale Superbike con il motore bicilindrico. Una volta vinto il secondo mondiale con Colin Edwards nella famosa epica sfida di Imola contro i Bayliss, decise che il programma era terminato e addirittura si ritirarono completamente dalle competizioni con il bicilindrico. Una moto che nasce molto molto bene, nasce in collaborazione con HRC, perciò diciamo che il marchio di fabbrica HRC fa sì che la Honda produca dei prodotti in serie, chiamiamoli limitate, ma con non grandi problemi. Punti forti invece è una moto estremamente ferma sui curvoni veloci, è una moto molto stabile. Il peso era tutto sommato relativamente buono, pesava sui 200 kg, aveva 127 cavalli, perciò una moto molto molto divertente. Purtroppo questa versione è stata prodotta solo per 2 anni, perciò 2000 e 2001. Sì, la moto venne commercializzata in lire, costava 30 milioni e 300 mila lire, i famosi 15.000 eccetera euro. È nata subito, Honda ha previsto un kit di potenziamento in 2 step, uno step base dove davano forcellone, ruote, cablaggi e alcuni piccoli dettagli, e invece il kit racer completo era estremamente caro, estremamente completo, costava più del valore della moto ed passavano da 127 cavalli a 9.400 giri a 170 cavalli a 11.000 giri, però ti davano il mondo, dalle teste ai cerchi, al forcellone, corpo farfallato, scarichi, iniettori, ti davano completamente un'altra moto praticamente. Una moto da corsa. Adesso chiudiamo con Roberto su un consiglio. Tu sei il guru delle Honda, secondo te l'SP1 è una moto da prendere, e se sì perché? Oppure puoi anche dirci di no, magari consigli l'SP2. Ma secondo me sì, in una collezione o comunque una moto che ha fatto la storia. A livello collezionistico per me è da comprare l'SP1, perciò 2000-2001, anche se con tutta onestà l'SP2 ha avuto delle evoluzioni tecniche importanti, è una moto che si è evoluta dopo 2 anni di produzione dell'SP1. Le valutazioni sono in crescita, molto in crescita, stanno diventando quotazioni importanti,
ma è sempre riferito alla rarità del prodotto e all'esclusività della tecnica di questo prodotto. Perché comprarla e perché non farlo secondo Moto.it? Ecco ragazzi, qua sono un po' in difficoltà perché io proprio me la sono comprata e me la sono regalata per i 40 anni. È un po' scomoda per il passeggero, però è una moto che sognavo da ragazzino e a 40 anni, quando finalmente costava poco, perché all'epoca superava i 30 milioni il prezzo di listino dell'SP1, mi sono tolto lo sfizio. Tornando a bomba le domande, perché comprarla? Perché ha finiture eccezionali e un'affidabilità a prova di bomba della Honda, finiture HRC, quindi non so se mi spiego. Poi il valore è destinato a crescere nel tempo, quindi se la trovate a una buona quotazione può essere anche un buon investimento. Perché non prenderla? Occhio agli esemplari trasformati, pasticciati e usati in pista, perché non valgono praticamente più niente. Cercatela totalmente originale. Seconda cosa, consuma veramente tantissimo. E terza, è scomoda, ma questo è anche il suo bello, perché vi porterete a casa una moto nata e sviluppata per vincere nella Superbike, e l'ha fatto con 2 mondiali. Adesso la VTR SP1 o RC51, chiamatela come volete, la lascio per voi qua nei commenti sul canale YouTube di Moto.it, e mi raccomando scrivete a me e a Massimo là dietro la telecamera e fateci sapere qual è la prossima Youngtimer che volete vedere provata. Max Enduro, Custom, Cruiser, 125, ditecelo voi e iscrivetevi al canale di Moto.it. Ciao!